Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche estive per il 2022. Vi ricordo che sono letture fatte per un collettivo. Prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene? Mostrami pesci, tendenze energetiche per l'estate 2022. Wow, 2 carte! E anche 2 carte belle importanti. Abbiamo la forza e il diavolo. Wow! La forza può parlare di forza di volontà, quindi qui parliamo di terzo chakra, di potere personale, e con il diavolo si parla di potere mentale, di potere anche un po' più in generale. La forza ha anche qualche tipo di riferimento a quello che è il bambino interiore. Quindi qui c'è qualcuno che, considerato che il diavolo parla anche di condizionamento, schiavitù, costrizione e dipendenze, sento che qui si parla di quello che è un lavoro di condizionamento del bambino interiore, che potreste essere obbligati a fare, diciamo, nel periodo estivo, oppure è una cosa che dovete iniziare ad affrontare, curare quello che sono i condizionamenti del vostro bambino interiore. Con il diavolo si parla sempre di appunto di restrizioni, che in realtà parla di schiavitù volontaria, okay, nel senso che siamo noi che stiamo volutamente in quel tipo di situazione, scusate oggi mi impappino, o di relazione. Quindi, è un qualche cosa che per molti versi non si ha la forza di affrontare. Comunque andiamo avanti, vediamo che cosa vi porta quest'estate. Wow! 4 di bastoni, 5 di pentacoli. Sento che è una situazione, diciamo, casalinga nelle 4 mura, perché abbiamo un 4 di bastoni e fa riferimento alla casa, fa riferimento a quello che è un'unione. Sì, potrebbe anche essere un'unione lavorativa, magari è un contratto lavorativo che avete firmato e che comunque vi crea qualche tipo di delusione. 5 di pentacoli molte volte fa anche riferimento a quelle che sono le codipendenze affettive, in effetti, ed essendoci il diavolo potrebbe risuonare per molte persone. Abbiamo poi anche un asso di pentacoli, quindi qui si parla di qualche tipo di nuovo inizio concreto, mi verrebbe da dire, prima di agosto. Qui c'è qualche tipo di nuova strada che viene alla luce. L'asso di denari molte volte fa riferimento a qualche aiuto, ok? Che magari non ci si aspetta. Molte volte fa riferimento ad un dono, per qualcuno potrebbe anche trattarsi di un dono proprio di tipo materiale. Abbiamo poi un 7 di spade, un 5 di spade, quindi fate attenzione perché con questo 7 di spade qui si parla di qualcuno che non ha proprio un atteggiamento limpido e cristallino. Potrebbe parlare di furti, visto che c'è un asso di denari e un 5 di denari che parla di perdite. Perdite, scusate, economiche, perché di denari. Fate attenzione a quelli che potrebbero essere i furti, magari di qualche regalo, vi regalano un oggetto che voi poi perdete, potrebbe anche essere quello, non necessariamente qualcuno che ve lo ruba. Potrebbe essere qualcuno che invece vi così magari chiede in prestito del denaro e poi non ve lo restituisce. È un atteggiamento sempre un po' losco, parla di bugie, parla di verità non dette,
Molte volte parla anche di proiezioni, ma le vostre proiezioni, okay, proiezioni mentali. E difatti comunque qui continuiamo con un 5 di spade, e il 5 di spade parla proprio di quello che è una confusione mentale, e in molti casi parla anche di manipolazione, e vediamo che qui, essendoci il diavolo, potrebbe proprio essere. Ci sono le bugie, c'è questa sorta di schiavitù, di condizionamento mentale, e abbiamo anche un 5 di spade. Quindi qui si parla probabilmente di qualche tipo di condizionamento, ci si sente che non si può scappare. Per qualcuno è solo una questione di coraggio, di prendere di avere la forza di fare la scelta. Okay. Abbiamo poi un 10 di, bastoni, un asso di coppe sotto l'asso di denari, e la regina di bastoni. Guardate, qui sento che questa confusione mentale porta comunque a rendersi conto di tutte quelle che sono le responsabilità, i pesi, le aspettative degli altri che in realtà non sono vostre. Cioè tutte le cose che gli altri si aspettano da voi. Quindi è un 10, c'è una chiusura di qualche tipo di ciclo, quindi può darsi che qui qualcuno lasci andare qualche tipo di situazione, magari proprio questa situazione qui, che si è venuta a creare con questo 5 di pentacoli, questa sorta di delusione, questa sorta di ferita, di perdita concreta. Abbiamo poi però un asso di coppe, ragazzi, quindi io sento che ad agosto qualche cosa di nuovo sicuramente nascerà, qualche cosa di nuovo sicuramente ci sarà. Potrebbe essere un nuovo tipo di affetto, per qualcuno potrebbe essere un bambino, perché l'asso di coppe parla in realtà di nascite più che di concepimento. Però potrebbe anche essere appunto, potrebbe parlare per qualcuno del concepimento di un bambino. O semplicemente del fatto che c'è un innamoramento, e questa regina di bastoni potrebbe rappresentare la nuova persona che entra nella vostra vita, o nel caso in cui abbiate già, guardate che cosa esce dopo, nel caso abbiate già una relazione solida e stabile, potrebbe rappresentare una rinnovata passione in quello che è la vostra relazione che è già esistente. Andiamo poi avanti con un 2 di coppe, che parla proprio di quello che è l'innamoramento, parla di quello che è una nuova unione, un nuovo compromesso, se per caso, per voi facesse riferimento a una stesa di lavoro, okay, quindi si parla di nuovi accordi. Andiamo avanti, vediamo che altro vi danno. Abbiamo la carta dell'eremita al contrario e la carta del 2 di bastoni al contrario. Ancora una per piacere, grazie. E il 7 di bastoni al contrario. Allora qui sento che c'è qualcuno, abbiamo giustamente una carta di unione e una carta di solitudine al contrario. Io credo che qui ci sia qualcuno che per certi versi o non sta facendo quello che è un lavoro interiore, perché comunque l'eremita, qui abbiamo il diavolo e il bambino interiore, c'è una sorta di costrizione, di condizionamento sul vostro bambino interiore, c'è bisogno di una fase di guarigione, ed è espressa qui con questo eremita al contrario. Non volete vedere certe cose, fondamentalmente. Ecco perché probabilmente c'è questo 7 di spade che parla delle proiezioni. Non riuscite a vedere bene al vostro futuro. Verso fine estate c'è qualche cosa che vi confonde, c'è qualche cosa che ancora vi condiziona. Io credo che qui dobbiate fare un lavoro di pulizia da quello che sono le credenze limitanti, i sensi di colpa e soprattutto le aspettative di questo 10 di bastoni. Il 10 di bastoni fa proprio riferimento ai pesi che si portano sulle spalle, a quelle che sono le responsabilità, a quello che gli altri delegano a noi e che in realtà non è compito nostro fare. Si tratta di lasciarsi indietro tutto questo peso per riuscire ad andare avanti un po' più leggeri nel proprio percorso di vita. Mh. Quindi spiegatemi questo 7 di bastoni al contrario. Oh. Sì, si parla di quello che abbiamo la regina di denari al contrario. Qualcuno qui non si sente nel suo potere personale, si sente molto condizionato, molto costretto, facilmente è una situazione familiare o di accordo, di collaborazione in senso stretto, quindi un piccolo gruppo,
2, 3 persone al massimo. Ok, andiamo a vedere che consiglio vi possono dare i guerrieri di luce. Sento che, ragazzi, ve lo dico come lo sento, c'è l'illusione di un nuovo inizio con quello che è una nuova persona, ma fondamentalmente sento che è come se questo tipo di ciclo, magari con una persona che avete lasciato indietro, perché comunque c'è già stata la delusione, è come se si ricominciasse un'altra volta questo ciclo. Vi ricordo che l'asso di denari è un asso fatto a cerchio. Normalmente quando sono rappresentati dei cerchi, molte volte fa riferimento a quelli che sono i cicli karmici. Qui abbiamo il diavolo, qui abbiamo un 5 di denari che parla di codipendenze, manipolazioni, falsità, non si vuole fare un lavoro interiore, non si vuo guardate, cercate di veramente avete un asso di cuori, c'è un momento durante quest'estate dove vivete questa apertura del cuore, questa espansione, anche questa generosità di cui parla la forza, questa apertura del cuore, ed è da lì che dovete partire per lavorare, per ritrovare quello che è il vostro potere personale, la passione, la voglia di vivere, per ritrovare anche quello che è una nuova unione, una nuova complicità in una relazione che avete già magari. Questo eremita, al contrario, io lo sento molto collegato con questo 7 di spade, perché qui c'è qualcuno che assolutamente vuole vedere la realtà alla sua maniera, a suo modo. Ci sono delle proiezioni qui che vengono fatte perché non si affronta qualche cosa di interiore. Si va avanti avendo questi pesi, si va avanti cercando di soddisfare le aspettative degli altri, nella speranza di quello che potrebbe essere un nuovo inizio, un nuovo riequilibrio, però alla fine il ciclo continua ad essere quello perché non fate un lavoro interiore, perché continuate ad avere delle vostre proiezioni sulla relazione, sul tipo di relazione che magari vorreste, su quello che per voi è l'amore, su quello che dovrebbe fare l'altro, su come si dovrebbe svolgere la situazione di lavoro. E questo vi impedisce di vedere la realtà così com'è, ma perché dovete fare questo lavoro di eremita. Andiamo a vedere un consiglio da parte, dei guerrieri di luce. Vediamo che cosa hanno da consigliarvi. Per gli amici dei pesci, per piacere, grazie. Ok. Riflessione. Cerca di vedere tutti gli aspetti di te stesso attraverso la riflessione in uno degli specchi, in uno specchio che ti rispecchia, scusate il gioco di parole, il tuo sé più profondo, il lavoro interiore di cui parla l'eremita. Lo scavare, il lavoro di scavo, il lavoro del: "Ma questa credenza è mia o è degli altri? Perché io reagisco così? Perché quando qualcuno mi dice così, mi tocca sul vivo e io reagisco male?" O queste cose qui, fare un lavoro di osservazione. Dov'è l'altra che è uscita? Se n'era girata una? L'ho vista. No, mi è sembrato allora. Va bene, ma ah sì, no, eccola. Vedete che era uscita? Ah. Guardate anche qui l'apertura del cuore. Riflettete su questo momento con amore, gentilezza e compassione. Sento che molti qui si fanno dei sensi di colpa, ok? C'è una consapevolezza per qualcuno di avere un sentimento di codipendenza, di dover dipendere dagli altri, però anche qui questa carta, vedete che la chiave è lì, basta prenderla e aprire, è come la carta del diavolo, è una schiavitù comunque volontaria, siete voi che volete stare in questo turbinio mentale. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi possa essere stata utile a capire più o meno, insomma, che angoli dovete smussare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.